Bologna-Inter 1-0, ancora una volta Fatal Bologna. Partita, Simo, io ci vado giù abbastanza convinto, nel senso che questa probabilmente è la partita che segna la fine dell'avventura di Inzaghi, a meno di clamorosi exploit e di clamorosi colpi di scena in altre competizioni da qui al termine della stagione. Penso che oggi sia una partita che conferma ancora una volta i tanti dubbi che ci sono sulla guida tecnica di questa Inter, ma in generale su questa Inter che soprattutto in trasferta va spesso troppo in difficoltà. Oggi c'erano alcune attenuanti che però non deresponsabilizzano la squadra e l'allenatore che ne è responsabile, secondo me. Partita veramente brutta dove si era già capito dall'inizio quello che sarebbe stato un po' l'andamento della gara, si era già capito che oggi avremmo fatto grandissime difficoltà. Vittoria che sento di dire anche meritata da parte del Bologna per quello che ha fatto sul campo, all'interno di una gara dove però secondo me, Simo, è successo quello che diciamo sempre. Io mi aspetto che l'Inter nell'arco del campionato possa vincere delle partite anche in maniera sporca, possa anche vincere delle partite senza dover creare 180 occasioni da gol. E oggi l'Inter le occasioni per segnare le ha avute. Lautaro è un centravanti di classe mondiale, non può dover avere 8 palloni a disposizione per poter segnare. E anche da lui mi aspetto di più. Soprattutto da Lukaku mi aspetto molto di più, e anche da parte di Dzeko lo stesso, è entrato con tanti errori di precisione senza andare al tiro. E quindi io mi aspetto che l'Inter non debba avere 180 occasioni da gol per segnare. La sensazione però della partita vista oggi è che anche avessi segnato il primo gol, il Bologna comunque aveva più fame, più gamba, più cattiveria e anche più organizzazione. Quindi oggi sono assolutamente deluso da questa partita, settima sconfitta in campionato. Oggi va in discussione anche il cammino per il quarto posto a questo punto, perché siamo in attesa dei risultati delle altre squadre, siamo in attesa di capire anche che succede con la Juventus, con la penalizzazione, eccetera. È un altro bruttissimo passo indietro dopo la vittoria contro il Porto. È vero che quella partita poteva portarti via tante energie, sicuramente l'Inter ha avuto qualche acciacco fisico e ne ha risentito. È vero che il campo era pesante, ma entrambe le squadre hanno giocato sullo stesso campo e quindi non può essere un attenuante per l'Inter questa. Francamente a me lascia perplesso anche tante scelte di Inzaghi e magari adesso ne parliamo. Sì, è la principale colpa di Inzaghi. Cioè, la partita di oggi andava fatta in un modo solo, difesa e contropiede, punto. Anche se sei contro il Bologna e non contro il Real Madrid, questo andava fatto, perché da quello che poi abbiamo visto in campo, e noi la squadra possiamo giudicarla solo quando la vediamo in TV, non siamo lui che ce l'ha davanti a ogni allenamento. In campo abbiamo visto una squadra stanca fisicamente e stanca mentalmente. Se il presupposto è questo, all'interno di una stagione dove vinci col Napoli, pareggi col Monza, vinci col Milan, perdi con l'Empoli, vinci col Milan ancora una volta, pareggi con la Samp. Se il sentore è questo, hai una squadra messa così, vai a Bologna che è un campaccio contro un Bologna in forma, il campo fa schifo, cosa fai? Fai il funambolo con Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Cioè, non ha nessun senso questa cosa. Allora ti metti dietro, come fa Allegri, per esempio, il tanto vituperato, sfrutti magari meglio anche Lukaku, che oggi è stato nullo perché non ha mai avuto modo di essere coinvolto nella maniera giusta. Magari non vinci, ma magari non perdi. E almeno porti a casa un pareggino, che non cambia nulla ovviamente, però a livello mentale è comunque diverso una sconfitta. Invece no, stesse cose, poi tutta la partita non vinci mezza seconda palla. Cambi, secondo me, togliere Lukaku per me è stata una stupidata, anche se stava giocando male, perché secondo me era l'unico che poteva fare qualcosa sotto porta. E mi sembra veramente un copione già scritto. Cioè, è la quinta, sesta, settima volta che diciamo le stesse cose in questa stagione. Quindi copia e incolla da altre partite. Sì, Siamo lì. il discorso non cambia. Oggi dicevo anche cioè varie cose che mi hanno lasciato dei dubbi anche all'inizio. Ti manca Skriniar che è infortunato. Vai a rivoluzionare totalmente la fascia destra che ti stava dando i giusti equilibri. Cioè gioca Darmian dietro, Mkhitaryan messo lì a destra con Barella fuori, Dumfries a destra. Dumfries giocatore che è in un'involuzione mentale totale e clamorosa, ribalti tutto e tutti i primi tutto il primo tempo è stato generato, le occasioni principali del Bologna sono arrivate tutte da quella parte là
e Darmian è stato messo in mezzo. Mkhitaryan fa un buon lavoro offensivo, ma io lo ripeto da inizio stagione, dietro lascia troppo campo, non è abile, non riesce in questo momento a fare entrambe le fasi come le fa Barella con i suoi limiti. E io sinceramente oggi mi ha lasciato molto in dubbio, mi dispiace che non ci sia un piano alternativo, e se l'Inter riesce a generare occasioni da gol comunque in queste partite è perché hai una squadra che ovviamente tecnicamente è più forte dell'avversario, perché è una squadra che è costruita per lottare per altri obiettivi, quindi è normale che poi le occasioni le generi. Loro sono stati nettamente più ordinati, anche a livello di voglia di vincere. Loro poi, non so, forse ci avranno qualcosa in particolare contro di noi a Bologna, mi sembra che tirino sempre fuori qualcosa in più, sinceramente. E però l'hanno portata a casa meritatamente. Non so se hai un riepilogo delle occasioni, Simo. Sì, 12 minuti, gol di Barrow annullato dal VAR. Pochi minuti prima un'occasione che non entra nella cronaca perché poi non si è sviluppata, ma un pallone, un cross sul secondo palo dove per fortuna Gosens ci salva da una potenziale occasione. Il gol di Barrow e la traversa di Soriano di pochi minuti dopo nascono dalla stessa dinamica, quindi cross da una parte con l'uomo che arriva a rimorchio dall'altra completamente libero. Per l'Inter un paio di tiri, uno di Mkhitaryan e uno di Çalhanoğlu, entrambi da fuori, uno alto, l'altro centrale. La prima importante occasione a Lautaro di testa al 40esimo, che però non trova nemmeno lo specchio dalla porta, e poi la punizione di Orsolini alta allo scadere. Nella ripresa, questa forse è l'occasione più grande della partita. Çalhanoğlu a porta vuota, imbeccato da Gosens, calcia alto, non prende nemmeno lo specchio, ripeto, a porta vuota. Darmian al 53esimo salva un gol su Soriano, Mura praticamente ai confini dell'area piccola. Skorupski respinge su Lukaku, anche qui buona occasione al 58esimo, buona occasione anche per Dzeko che al volo al 70esimo calcio centrale, e poi le due ripartenze uguali nella dinamica più o meno su due errori, il primo di Acerbi che lancia Barrow che però calcia centrale per Onana, il secondo di D'Ambrosio se non erro che lancia la ripartenza da cui poi nasce il gol del Bologna. Dal 76esimo gol del Bologna al 95esimo fine partita c'è una occasione, il tiro di Gosens al 95esimo da fuori centrale. E non si è Poco più e niente. giocato. Sì, esatto. Non si è più giocato, ma giustamente fa parte del gioco. Loro, Simo, anzi, ti dirò di più, sono stati anche molto più bravi di noi e intelligenti anche a spendersi i falli. Cioè, e questo secondo me è un altro aspetto mentale importante. E qui poi tutto ricade anche sulla direzione della squadra. Cioè, c'è stata una fase di gioco dove l'Inter stava venendo fuori, stava tornando fuori, ci hanno chiuso almeno 5 ripartenze con dei falli a centrocampo tattici, studiati bene. Tra l'altro non critico la prestazione dell'arbitro perché mi è sembrata anche tutto sommato una buona direzione di gara. Loro comunque sono stati furbi, bravi, e quello che serve, l'intelligenza di saper spendersi anche dei falli correttamente, e noi invece nuovamente abbiamo rifatto gli stessi errori di sempre. Ecco, sto rivedendo il gol in questo momento, D'Ambrosio che fa un passaggio verticale, controtempo per Barella, tutti sbilanciati in avanti, in difesa ci sono Acerbi e Gosens in difesa a marcare due di loro, e Orsolini passa tranquillamente in mezzo a loro, stop di petto e tiro col mancino. Onana non poteva farci nulla qui, ma con Gosens dietro e bastoni davanti. Io sono abbastanza deluso oggi. Un'altra sconfitta pesante, ripeto, può capitare su un campo difficile come il Bologna di non vincere, però se io devo pensare ad un Inter come la vorrei vedere io, ad un Inter che deve ambire a vincere, e secondo me l'Inter deve avere una classifica migliore di quella che ha oggi, questa sconfitta purtroppo si inserisce in una stagione in cui continuiamo a mostrare i soliti limiti che abbiamo visto in questa stagione. Non ho visto ancora passi in avanti, facciamo ancora clamorosa difficoltà a vincere almeno una partita sporca. Io non ricordo una singola partita vinta non meritandola, e questo nell'arco del campionato, ragazzi, è un grosso problema. Per cui se i dirigenti, e sicuramente loro sono molto più bravi di me nel fare le valutazioni perché sono lì a ragione, in vista della prossima stagione pensano di poter continuare, di far meglio con Inzaghi, va benissimo. Per quello che vedo io da fuori, continuo a rivedere un'altra stagione sulla falsariga della scorsa per il momento, e almeno di exploit clamorosi tra Europa eccetera
siamo rimasti lì, non c'è stato un passo in avanti, e io invece mi aspetto che si vada sempre avanti da parte dell'Inter. Questo sicuro. Io dico anche una cosa, vabbè, adesso c'è il tiro al bersaglio, l'abbiamo capito, non ci sono soldi / nomi / entrambe per cambiare Inzaghi, cosa che può essere. Abbiamo capito, domanda ipotetica alla dirigenza, abbiamo capito quali sono i limiti di questa Inter? Andiamo finalmente sul mercato a cercare un giocatore che dà la fiammata, che in queste partite qui ti fa la giocata, perché perfino con Conte, nonostante quello squadrone, si diceva che quando l'Inter cala di intensità fa fatica, perché ha i meccanismi codificati, non ha uomini che diano la fiammata, il Dybala di turno, visto che ce l'avevano accostato, ma non è che esista solo Dybala. Sono quei giocatori che poi ti fanno vincere le partite. Allegri ha campato una carriera intera sui giocatori che ti fanno la giocata e vinci le partite. Allegri queste partite qua non le perde mai, perché ha sempre quel giocatore lì che tendenzialmente, mai no, però per dire, ha sempre quel giocatore lì che tendenzialmente ti fa la giocata, il tiro da fuori, non so, il dribbling. Noi no, noi sono 5 anni che non ce l'abbiamo, e proprio per questo dobbiamo continuamente andare con 18 uomini nell'area avversaria, ma se poi fisicamente e mentalmente non ci sei, sbagli il passaggio e pigli il contropiede. È lineare la cosa. Quindi, al prescindere da Inzaghi, che si può anche cambiare se c'è l'alternativa, non è che cade il mondo, però bisogna intervenire anche sulla squadra, su alcuni limiti che ci sono da 5 anni, perché l'Inter non ha un uomo così. Non mi ricordo neanche qual è stato l'ultimo, forse Sanchez, però comunque era piuttosto in là con l'età. Sono anni che non c'è più uno così dall'Inter. Oggi domenica tosta, siamo sempre stati secondi sui secondi palloni, non ci siamo mai arrivati. Occhio a Thiago Motta. Thiago Motta invece ha dato ancora dimostrazione di essere un buonissimo allenatore. Lo aveva già fatto allo Spezia, dove uno Spezia in grandissima difficoltà, senza mercato, eccetera, lo aveva salvato, e lo sta facendo di nuovo a Bologna, dove sta costruendo una squadra che adesso non si sottovaluti comunque il Bologna, che è stata costruita sempre per andare un po' più su di dove è stata fino agli ultimi anni. Adesso finalmente con Thiago Motta si sta esprimendo a livelli molto molto migliori. Brutta domenica, c'è poco da dire. Simone, non so se devi aggiungere qualcosa tu, se no andiamo in chiusura. No, sono svuotato. Vai in chiusura. Sì. E pensa un po' che stasera me la riguardo, poi mi farò del male per analizzare un pochino di più. Va bene, tra pochissimo le pagelle dei tifosi le pubblicheremo in un contenuto a parte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi aspettiamo poi nel club per cercare di analizzare più a freddo tutto quello che è successo oggi, o anzi, quel poco che è successo oggi di positivo, e quello che invece c'è da sicuramente migliorare dalla prossima. Si torna in campo tra una settimana a San Siro contro il Lecce, in un turno di campionato in cui si affronteranno un po' tutte le nostre rivali in degli scontri diretti che speriamo possano darci un vantaggio, ma oggi ancora una volta non lo abbiamo sfruttato. Mi raccomando, vi aspettiamo nel club.